Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per amore e affetti per il secondo semestre del 2026. Abbiamo la ruota della fortuna, amici del Capricorno, periodo di cambi, cambi inaspettati. Normalmente dovrebbero essere cambi positivi con la ruota della fortuna. È un numero 10 come carta, quindi può anche parlare proprio di chiusure e per qualcuno potrebbe essere un tema di tipo karmico. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi abbiamo i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 3 di bastoni, giustizia, abbiamo il Papa, la stella, un 7 di spade, un cavaliere di spade e un 10 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, quindi di quello che vi dirò qua, che cosa potrebbe succedere quando. Allora, partiamo da questo 3 di bastoni che mi parla di progettualità, di viaggi, di spostamenti, di andare verso mete più lontane. Allora abbiamo un 9 di spade e una regina di spade. Si tratta un po' come di definire il prossimo obiettivo, secondo me, per qualcuno di voi. E vi dico che per qualcun altro potrebbe essere l'allontanarsi da questa regina di spade, da una figura che potreste sentire fredda o che potrebbe darvi qualche preoccupazione o avervi dato, potrebbe anche essere una cosa riferita al passato. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un fante di bastoni e un 2 di coppe. Sembra quasi che qualcuno di voi non scenderà più a compromessi. È come se non ci fosse più voglia di abbassare la testa. Con questa giustizia c'è voglia di fare le cose secondo le regole. Tenete presente che avete due carte, giustizia e papa, che parlano di contratti, questa nello specifico di matrimonio. Quindi può anche essere che se state frequentando una persona da un certo periodo, che non vi vada più bene la situazione che avete e che vogliate in qualche modo ufficializzare, regolarizzare, che non vi accontentiate più delle briciole. Andiamo a vedere il Papa. 4 di bastoni, 9 di coppe e 10 di bastoni. Io sento che avete voglia di tranquillità, avete voglia di stabilità e è come se voleste togliervi da dosso questo 9 di spade, queste preoccupazioni sul futuro. Io credo che se siate, per esempio, in una relazione non ben definita, questo sia un periodo dove vogliate effettivamente definire le cose, capire dove state andando con questa persona, cosa volete voi per la vostra vita, che cosa non accettate più. Andiamo a vedere la stella perché qui
Mi parla come di nuovi obiettivi, di nuovi punti d'arrivo. Abbiamo un 6 di spade. E un fante di pentacoli. Sì, per qualcuno si tratta di un nuovo percorso. C'è la necessità di allontanarsi da certi modi di pensare qui, o da certe rigidità mentali, se guardo la regina di spade. È come con questo fante di pentacoli ricominciare a mettere il focus, è come vedere le cose da una prospettiva più alta con la carta della stella. Andiamo a vedere 7 di spade. 7 di spade forza. Io credo che qui qualcuno di voi possa puntare così tanto a questo obiettivo, cioè ho come l'idea che possa diventare veramente qualcosa di talmente importante che o sì farete carte false pur di andare avanti, pur di ottenere questa stabilità. Il matrimonio potrebbe essere la convivenza con il 4 di bastoni. C'è come il tentativo di regolarizzare una relazione o una situazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Asso di coppe, fante di coppe e giudizio. Wow! Quindi ragazzi, io sento che tutti questi sforzi, tutti questi sì, anche con i 7 di spade questi giochetti, se vogliamo, giochi politici, è così che viene chiamato 7 di spade nel mazzo di Osho, apriranno il passo a qualche cosa di nuovo, cioè nel senso asso di coppe, fante di coppe e giudizio. Quello che ho chiaro, allora fatemi vedere una cosa. Per qualcuno potrebbe essere, sì, ce l'ho qua il giudizio, un ritorno dal passato con queste carte, soprattutto se avete come dato un ultimatum, o meglio, darete, darete in questo periodo un ultimatum. Se fosse qualcuno di nuovo che conoscete e con il la quale ci state andando con calma e mettete subito come le cose in chiaro su quello che volete, su come vedete voi la vostra relazione ideale, devo dire che è come se sì, c'è un inizio, c'è un asso di coppe, c'è un fante di coppe, quindi, e c'è anche questa presa di consapevolezza del disegno più grande del giudizio. Una sorta di velocità ci sarà secondo me da un certo punto in avanti. Andiamo a vedere 10 di coppe. Appeso. E 10 di denari. Ragazzi, 10, 10, 10. Ne avete anche un altro qui. Quindi è come se si arrivasse ad un risultato. Io sento che in questo caso la ruota della fortuna è qualcosa di inaspettato che arriva e voi non vi, appunto, aspettate. È come se non vi... c'è un qualche cosa che potrebbe arrivare che è come un lusso, che è come un'offerta, un'offerta ce l'ho qua, un'offerta, una proposta, può essere veramente come una nuova persona che sia al di fuori dei soliti schemi, una nuova situazione che si presenta all'interno della relazione al di fuori di schemi. Ora, io parlo sempre di relazione, ma sappiate che non è solo quella romantica, potrebbe essere una relazione anche con qualche parente, con qualche amico. Anzi, facciamo così. Se devo parlare di famiglia, potrei dirvi che, beh, diciamo che un po' per tutti ho la sensazione che ci sia come una sorta di allontanamento da qualcuno. Faccio come un'analisi in generale.
poi voi adattatela alla vostra realtà e ai vostri settori. Qui c'è come una sorta di allontanamento, no, le regole per me sono queste, non scendo a compromessi, o è così o niente, io punto a questo, sono disposta a fare carte false, ad andare avanti, insomma è come essere un caterpillar anche con questo cavaliere di spade, dritti verso la vostra meta, dritti verso il vostro obiettivo, ed effettivamente qui sento che si aprono o riaprono le comunicazioni, ci sono come delle nuove idee, delle nuove opportunità con questo asso di coppe, una rinnovata fiducia per qualcuno di poter arrivare a questo sogno con la persona che vi interessa o comunque in generale, no? Potrebbe essere il crearsi una famiglia, se avete già qualcuno, potrebbe essere l'andare a vivere insieme o trovare appunto la persona dei propri sogni, potrebbe essere il ritrovare l'armonia familiare con appunto fratelli e parenti. Sento che arriva un compimento comunque, arriva un risultato e sì, c'è qualche cosa, c'è qualche tema che secondo me improvvisamente potrebbe cambiare per quello che riguarda i nuovi obiettivi che volete raggiungere. È come se si aprisse una nuova opportunità qui, è come se riusciste a vedere qualche cosa che prima non riuscivate a vedere con la stella e il giudizio, perché vi state allontanando da certe figure, da certe influenze e soprattutto da certe forme pensiero, da certe credenze limitanti con questo 6 di spade. Ok, andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi. Ah, tra l'altro, ruota la fortuna, giustizia, stella. Sembra, e 4 di bastoni. Sto guardando se avevate altro. Sembra quasi che questa situazione o questa relazione arrivi per destino. Mi verrebbe quasi da dire qui che allora io sento che con questa giustizia voi vorrete le cose fatte in un certo modo. Non scenderete più a compromessi. Va bene, andiamo a vedere a livello temporale come si sviluppano le cose. Abbiamo un fante di coppe che avete già lì alla fine, nella prima linea. Abbiamo un 2 di spade. Re di spade. Regina di coppe. 2 di bastoni. Sacerdotessa, la luna e il cavaliere di coppe. Sapete che cosa mi fa arrivare questa scansione temporale? Fatemi vedere un attimo anche la linea sopra com'è. Perché effettivamente potrebbero esserci 2 persone per qualcuno, una che ritorna dal passato e una che potreste star frequentando in questo momento o conoscere in questo momento. Ora andiamo a vedere il fante di coppe, perché qui c'è come questo nuovo inizio, come vi dicevo prima, questa offerta di pace potrebbe essere il sentire qualcuno dopo tanto tempo. Ah, scusatemi, qui è facile, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, una carta mese, così anche voi capite un po' meglio com'è l'andamento energetico. Quindi, fante di coppe, andiamo a vederlo. 6 di pentacoli e 3 di spade, è come se fosse un'energia da prendere a piccole dosi, sento. Può essere un'energia dalla quale vi siete allontanati. Andiamo a vedere il 2 di spade perché ad agosto
due di spade di nuovo, c'è un dubbio e può essere il dubbio tra due persone, quindi se state già frequentando qualcuno, la persona del presente e la persona del passato, oppure potrebbe essere un dubbio inerente al ricomincio con questa persona o no, o inizio, se per voi fosse una persona completamente nuova, inizio oppure no. Costruisco, ho voglia di costruire con qualcuno, quali sono le regole del mio gioco, con questa persona vedo un potenziale oppure no. Andiamo a vedere il re di spade, perché è come se ci fosse confusione mentale verso settembre. Abbiamo un 4 di pentacoli e il 9 di spade che rivedo qui. Sì, diciamo che questa parte, io qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe cercare di mediare in una situazione. Potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona, questo vale anche se siete parenti, fratelli. C'è come una proposta che deve essere valutata. Agosto è come se vi prendesse il tempo di valutare. Io sento che a settembre non avrete del tutto le idee chiare, con questo 4 di pentacoli potrebbe esserci un momento dove batterete in ritirata, ho come l'idea che potreste sospendere le comunicazioni con qualcuno o sì, vi sento come in un momento di restyling. Come vedo io la verità, qual è la mia realtà, qual è il mio obiettivo, che cosa mi fa sentire al sicuro, qual è la mia zona protetta, che cosa mi preoccupa. Andiamo a vedere ottobre, la regina di coppe. Cinque di coppe. E 7 di spade un'altra volta, quindi a ottobre sento, sento che qualcuno farà finta di non rimanerci male. C'è qualcosa probabilmente che vi preoccupa, soprattutto se è una persona del passato, che è già successa, e qui ho come la sensazione che vi terrete un po' dentro quello che pensate, quello che provate soprattutto, questa sensazione di vuoto. È un po' come fare buon viso a cattivo gioco. Qui avete anche la forza. È un po' come se vi sforzaste di andare avanti nonostante la delusione del 5 di coppe, nonostante le preoccupazioni del 9 di spade. Perché probabilmente è già successo un qualche cosa con questa persona o se è una persona nuova vi ricorda le stesse dinamiche di comportamento di qualcuno del passato, è un po' come se riusciste già a vedere nel lungo periodo, avete il giudizio, sapete già dove va a parare la cosa e quindi a novembre c'è questo 2 di bastoni, questo dubbio, questa indecisione sul vado avanti o non vado avanti, provo a costruire qualche cosa con questa persona o no. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Carro. E io rivedo con questa luna e questo cavaliere di coppe una persona che di nuovo ci riprova. Sento un passato insistente. Sia, guardate, potrebbe essere sia una persona che dal passato torna a livello insistente, oppure, siccome vi ho detto che qui c'è una questione che potrebbe essere karmica, può essere che l'universo vi stia mandando lo stesso genere di persone, di situazioni del passato, proprio perché abbiate come da imparare qualche cosa, è come se doveste avere un certo risveglio spirituale su delle dinamiche di comportamento, su dove dovete mettere i paletti, su come è una relazione in armonia, su che cosa voglia dire 6 di pentacoli, dare e ricevere. Mi sono entusiasmata in questo momento. Va bene, andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo il carro e di nuovo un cavaliere di coppe. Cioè, io sento che qualcuno sì o sì, entro la fine dell'anno, ragazzi, vi chiederà di fare una scelta,
dentro o fuori, potreste anche essere voi a dare come questo ultimatum, che non è un ultimatum prepotente, però è come un io ci sono per costruire e tu? Quello che mi viene da dire è con questo carro, perché giustamente voi avete la stella, cercate di capire qual è la direzione comune, che cosa vi sta offrendo l'altra persona con questa coppa o che cosa potete offrire voi con questa coppa, perché qui veramente abbiamo due cavalieri di coppe, cioè c'è un cambio a 360 gradi. Io credo che potrebbe, se siete single, arrivare la persona ideale che fa le cose secondo le regole. Potrebbe già esserci questa persona a luglio. A luglio vedo molto il ritorno, però per qualcuno è vero che potrebbe, tra luglio e agosto, diciamo così che si potrebbe incontrare una persona nuova e vi dirò che potrebbe esserci un'altra persona verso fine anno. Datemi una carta per questa luna. Fante di Pentacoli, è come se fosse un nuovo percorso. Una carta per per il Cavaliere di Coppe. Si è disposti a costruire con il Fante di Pentacoli e l'Otto di Pentacoli. C'è come questa disposizione a conoscersi o predisposizione a scavarsi dentro, ad andare in profondità l'uno dell'altra. Wow, ma che bella lettura, amici del Capricorno. Fatemi sapere come vi risuona poi. Se parliamo di questioni familiari, sì, appunto, vi ho detto, c'è un po' da allontanarsi da qualcuno. Potrebbe anche essere qualche amico o qualche amica che potreste captare un po' troppo, come si dice, approfittatore. Cioè io ho come l'idea che queste barriere, questi tagli, questo non scendere più a compromessi, non sarà solo, sarà principalmente per le relazioni romantiche, ma non solo. Sento anche le relazioni familiari e di amicizia. Andiamo a vedere un oracolo. Mi parla di un cuore rotto, di qualcuno che è profondamente ferito. Qui infatti abbiamo un 4 di spade. È come se sì, ci fosse già stato qualche cosa con questa persona, qualcuno di voi avesse già sofferto e questo può essere soprattutto se riguarda un ritorno dal passato, ma se fosse la dinamica che ritorna dal passato, io sento che avete come paura che questo possa risuccedere e mi spiego. Questi due 9 di spade che potreste rivivere verso settembre. Oppure, come vi dicevo prima, può essere una dinamica che si ripresenta e che c'è bisogno di tagliare. Andiamo a vedere una fatina. 2. Autenticità, ma soprattutto con voi stessi e notare che avete 3 sette di spade. Cioè, io ho come la sensazione che dobbiate smettere di essere qualcun altro, che dobbiate smettere di mettere una maschera. Vi ricordate nel mazzo di Osho, la carta giochi politici, sì, ma anche qui c'è la maschera, gli occhi bendati. Però fa vedere due maschere, non so se vi ricordate la carta. E si parla proprio di quello, di dire chiaramente che cosa volete voi. Lasciate stare quello che gli altri si aspettano, qui avete un 10 di bastoni, è ora di tagliare con le aspettative altrui e rispettare voi stessi. Questa è un po' l'energia del 9 di pentacoli come carta, come se fosse ora di amare di più voi stessi, di non scendere a compromessi, di non accettare meno di quello che vi meritate. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale.
Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, però la formazione è ben più vasta e ben più ampia perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, si parla di kundalini, si parla di trascendere l'ego, si parla di come risvegliare il terzo occhio, di come proteggere il campo energetico. Insomma, c'è una serie di argomenti che vi invito ad andare a vedere perché i titoli dei video sono pubblici e vi basta entrare nella playlist di colore lilla. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è 3A, 3B, vanno viste parallelamente queste due. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!